Scommetto che vorresti ottenere più risultati dai tuoi investimenti di marketing, non è così? Vuoi sapere cosa fare? Ok, non devi aumentare il tuo budget, non devi lanciare nuove campagne, non devi innovare il tuo prodotto. Devi usare il funnel AR, detto anche il funnel dei pirati. Ma vediamo subito insieme di cosa si tratta. Ciao, siamo Caterina e Giovanni della Central Marketing Intelligence e il nostro obiettivo è aiutare le aziende a prendere decisioni efficaci grazie ai dati. In questo video scopriamo cos'è e come puoi utilizzare il funnel più importante di tutti, il funnel AR. Alla fine avrai un'idea molto più chiara di come stanno performando le tue strategie e soprattutto di quali dati devi misurare per capire come migliorarle. Fare impresa oggi, diciamocelo, è davvero un'impresa. È talmente complesso che per lanciare un nuovo business o per far crescere un'azienda bisogna davvero superare migliaia di ostacoli, un po' come dei pirati all'arembaggio dobbiamo superare mari in tempesta e venti contrari. È per questo che, come ogni pirata che si rispetti, per trovare il tesoro, cioè trovare il modo di far crescere il tuo business, anche tu hai bisogno di una mappa e di una bussola per orientarti. Già, hai bisogno di poter tracciare la direzione in cui stai andando e di vedere in modo chiaro dove si trovano gli ostacoli più rilevanti e soprattutto come superarli. Spesso però capirlo è difficile. Ad esempio, quando un imprenditore si accorge di non ottenere più risultati come in passato, le prime soluzioni che vengono in mente sono: devo abbassare i prezzi, o devo alzare il budget di marketing, oppure forse dovrei migliorare la qualità dei miei prodotti. Eppure queste soluzioni potrebbero essere sbagliate o addirittura controproducenti se non si capisce prima la reale situazione. Esatto, potresti cambiare rotta e invece di arrivare a meta trovarti perso in mezzo all'oceano o ancora peggio finire direttamente contro gli scogli. Per evitarlo, prima di tutto devi capire cosa non funziona per davvero. Il modo più semplice per farlo è utilizzare il funnel AR, detto anche il funnel dei pirati, per quel suono roboante che ricorda un po' il grido dei pirati all'arrembaggio. Capiamo innanzitutto di cosa si tratta. Come abbiamo già visto in diversi video, la parola funnel significa semplicemente imbuto, metafora per indicare che solo una piccola percentuale di chi impatta con i nostri messaggi promozionali e quindi entra nella parte alta nell'imbuto arriverà all'acquisto nella parte bassa. Questa rappresentazione è perfetta per schematizzare gli step di ogni campagna di marketing, come abbiamo spiegato nel dettaglio in un video dedicato ai funnel di acquisizione clienti. Già, e se hai visto il nostro video ricorderai che i funnel fanno acqua da tutte le parti, infatti perdono potenziali clienti in ogni fase. Il nostro obiettivo è quindi capire, ovviamente grazie ai dati, dove sono i buchi, ma soprattutto come andare a tapparli. Per farlo puoi schematizzare i risultati che stai ottenendo oggi utilizzando il funnel AR, che ci aiuta a fare chiarezza tra tutte le metriche chiave, i cosiddetti KPI, i Key Performance Indicator. Il funnel AR è composto da 6 fasi: awareness, acquisition, activation, revenue, retention e referral. Andiamo a vedere ogni fase nel dettaglio e soprattutto andiamo a capire quali dati analizzare. Prima però ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al nostro canale, attivare la campanella proprio per non perderti i nostri video settimanali su come trovare sempre nuove soluzioni grazie ai big data. La parte più larga dell'imbuto, l'awareness, è la valutazione di quanti potenziali clienti sono a conoscenza che esiste la tua azienda, i tuoi prodotti, i tuoi servizi. Per calcolarla devi misurare KPI come il totale numero di persone che vedono i tuoi annunci, le cosiddette impression, al giorno, al mese, oppure il numero di persone che visitano il tuo sito, che visualizzano i post sui social e così via. Se il numero di nuove persone che ti conoscono ogni giorno è troppo basso, capirai che di conseguenza i numeri nelle fasi successive del funnel verso l'acquisto saranno sempre più limitati. Il secondo e terzo step sono acquisition e activation. Si tratta delle fasi in cui i potenziali clienti entrano direttamente in contatto con te. In pratica, quando acquisisci direttamente i loro dati di contatto e loro si attivano, cioè dimostrano un ulteriore interesse verso l'acquisto. Per misurare l'acquisition, ad esempio, puoi calcolare quanti clienti ti lasciano il contatto, ad esempio hanno scaricato un ebook o si sono iscritti alla tua newsletter, quanti magari hanno chiamato direttamente in azienda oppure quanti ti hanno inviato una prima email con una richiesta di informazioni. Per l'activation invece potresti misurare ad esempio quanti hanno richiesto un preventivo o ti hanno richiesto una demo, oppure quanti hanno utilizzato per la prima volta l'app dopo averla scaricata. A seconda del tipo di business ci potrebbero non essere alcune fasi oppure essere in ordine diverso. Nell'esempio dell'app, gli utenti prima si attivano scaricando l'app e poi si registrano inserendo i loro dati di contatto.
Il quarto step è finalmente il revenue, l'acquisto. Si tratta del numero di clienti che realmente apre il portafoglio e che quindi acquista almeno qualcosa. Devi calcolare quanti siano e li puoi suddividere volendo per linea di business, calcolando ad esempio gli ordini nell'e-commerce oppure i preventivi realmente chiusi. Lo step successivo è quindi la retention, ovvero il numero di acquisti medio di ogni cliente che quindi acquista più volte, e il cosiddetto lifetime value, il valore complessivo del cliente all'anno o in generale in totale, sommando tutti i suoi acquisti. L'ultimo step è quindi il referral, ovvero quanti clienti che stanno parlando bene di te ti stanno portando nuovi clienti realmente. Spesso questa fase è lasciata al caso e quindi non si riesce a calcolare alcun valore. Invece, se si impostano dei link tracciati da dare ai clienti, si può calcolare con precisione quanti nuovi lead siano arrivati da passaparola e quanti di questi si siano trasformati in clienti paganti. Ma non finisce qui. Infatti la cosa più importante è calcolare i tassi di conversione tra una fase e l'altra. Ad esempio, rispetto al numero totale delle persone che ti conoscono, qual è la percentuale che ti lascia i dati di contatto? E poi di questi quanti si attivano e diventano reali opportunità di business? Poi ancora quanti di questi acquistano almeno un prodotto? Vedi, misurare continuamente questi indicatori ti aiuta a capire in quale fase del tuo funnel è necessaria maggiore attenzione. Ad esempio, il fatturato è troppo basso, è un problema che ti conoscono in pochi o chi ti conosce comunque decide di non acquistare. Capisci quindi che investire migliaia di euro per migliorare il tuo prodotto, che agirebbe sulla fase di retention, quando magari non hai abbastanza awareness, non avrebbe alcun senso, perché pochissimi clienti vedrebbero i miglioramenti del prodotto. Al contrario, se aumentassi il budget per aumentare l'awareness, ma il problema fosse nella pagina di pagamento che magari non converte, ecco che butteresti i tuoi soldi, perché un numero maggiore di clienti arriverebbe al pagamento e poi uscirebbe prima dell'acquisto. E nel tuo caso, quindi, qual è la metrica chiave su cui devi agire? Mi raccomando, trovala e poi vienicela a scrivere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, metti un like al video se ti è stato utile, iscriviti al nostro canale, attiva la campanella per non perderti i prossimi video su come guardare i dati nel tuo business. E nel frattempo ovviamente ricorda Think Big Data.